Sono a Tarvisio. Per il giro che voglio fare oggi non serve una bicicletta elettrica, basta una muscolare e quindi la noleggio direttamente qui. Noleggio una comunissima bicicletta muscolare, una city bike con cambio a 6 rapporti che si gestiscono direttamente dalla manopola destra. Una controllata generale ai freni e alla pressione delle gomme. Approfitto di questa escursione qui a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, organizzata dal gruppo Giovani dell'Avis di Este, l'Associazione Italiana Volontari Donatori di Sangue, per percorrere questa semplice pedalata che non ho mai fatto nell'Alpe Adria. I ragazzi del gruppo sono ben riconoscibili con le loro magliette blu dell'Avis Giovani. Sono circa una quarantina che hanno deciso di trascorrere una giornata diversa nella natura, condividendo il piacere di pedalare in compagnia. Proprio un bel gruppone. E subito un piccolo imprevisto, l'imboccatura a Tarvisio della ciclabile oggi è chiuso per una manifestazione ciclistica. Siamo quindi costretti a fare una piccola deviazione. E finalmente eccoci nella ciclabile. Questa ciclabile si snoda sull'ex percorso della ferrovia che portava fino a Tarvisio. È tutta in discesa, ben asfaltata, quindi molto facile, adatta veramente a tutti. Il tracciato, come dicevo, è parte della ciclovia Alpe Adria che parte da Salisburgo in Austria per scendere fino a Grado. È uno dei percorsi più amati dai cicloturisti di tutta Europa. Attraversa dunque le Alpi, spesso percorrendo vecchi tracciati ferroviari, e l'intero percorso è di 415 km, quasi tutto su asfalto. Noi oggi percorreremo solo un tratto di 45 km da Tarvisio fino a Resiutta, dove ci siamo accordati per la riconsegna delle biciclette. E come in ogni ferrovia non possono mancare le gallerie. Ovviamente la ferrovia adesso fa un altro percorso con delle nuove gallerie. Oggi la giornata è molto calda e ben vengano queste gallerie dove trovare un po' di refrigerio. Le gallerie in questo percorso sono veramente tante e quelle più lunghe sono anche ben illuminate. Molte delle piccole ex stazioni ferroviarie che si trovano lungo il percorso sono state trasformate in caratteristici punti di ristoro. È un vero piacere pedalare su questa vallata stretta, attorniati dalla catena delle Alpi Giulie, nella suggestiva foresta di Tarvisio, e sempre accompagnati dallo scorrere del fiume Fella. Questa è una zona di confine, come ci testimonia anche la cittadina di Pontebba, dove un vecchio cippo segna dov'era la frontiera con l'Austria fino al 1918. Pedalare è sempre un riscoprire, un conoscere luoghi diversi e anche persone. Così ho avuto la possibilità di chiacchierare con alcuni di questi ragazzi e di ascoltare il loro impegno nel volontariato con l'Avis e capire come il semplice concetto del dono può diventare speranza e vita. In una delle piccole aree di sosta lungo il percorso è possibile fermarsi, scendere per la scarpata, sono pochi passi, e giungere ai piedi di questa meravigliosa cascata, dove riempire di acqua fresca le borracce.
Ovviamente è meglio riempire le borracce a monte, non a valle. Questo è un posto incantevole all'interno della riserva naturale della Vallalba, dove riposarsi e godere dei spettacolari salti d'acqua nel torrente cristallino, immersi nella ricca vegetazione selvaggia. Suggestivo è attraversare il ponte di ferro della fortezza di Chiusa. Il nome deriva dalla costruzione di una fortezza, la Chiusa appunto, voluta dal patriarca di Aquileia nel 1100 circa, con la quale si imponeva il pagamento di un dazio a chi transitava. Questo è un luogo che da sempre ha avuto una funzione strategica di controllo sulla strada e si hanno notizie del notevole interesse anche militare ed economico come via romana già nel I secolo d.C. Ancora pochi chilometri e raggiungeremo l'ex stazione di Chiusaforte per il pranzo. Un posto particolarmente affascinante, crocevia di esperienze su due ruote, di lingue diverse, che si trovano a conversare e a condividere un pasto. Anche i prezzi sono molto buoni, la mia caprese con mortadella e l'immancabile prosciutto crudo tipico, il San Daniele, 8,50 €. Un'esperienza molto suggestiva quella di pranzare nella vecchia stazione di Chiusaforte, ora diventato un piccolo bar-ristorantino, ma c'è anche la possibilità di mangiare al sacco sfruttando il parco di fronte alla vecchia stazione. Si riparte per gli ultimi chilometri e l'arrivo non potrà che essere una stazione, quella di Resiutta, dove consegneremo le nostre biciclette. Di fronte alla stazione c'è un vecchio treno, una vecchia littorina trasformata in bar che è possibile visitare. Ed eccoci arrivati a Resiutta, che è il punto d'arrivo di questa escursione organizzata dal gruppo Giovani Avis di Este. Ma volendo, qui nei dintorni ci sono dei bei paesi da esplorare. Proseguendo per un'altra decina di chilometri si arriva in uno dei più bei borghi d'Italia, Venzone. Venzone è l'unico esempio rimasto, in Friuli Venezia Giulia, di cittadina fortificata del Trecento. Vale la pena visitare questo borgo perché è uno dei più straordinari esempi di restauro in campo architettonico ed artistico dopo che la cittadina è stata completamente rasa al suolo dal terribile terremoto del 6 maggio del 1976. Imponenti e magnifiche sono le mura medievali, straordinario il Duomo di Sant'Andrea con l'antica cappella di San Michele. Passeggiando per le vie sono numerosi negozi con prodotti tipici e artigianato, tutto all'insegna del naturale. Venzone non solo esempio di ricostruzione, ma di rinascita di una popolazione. Bene, per questa settimana è tutto, ma prima lasciatemi ringraziare il gruppo Giovani dell'Avis di Este che mi hanno invitato a questa pedalata e mi hanno dato la possibilità di conoscere questi splendidi posti, ma soprattutto di conoscere il loro impegno nella divulgazione dei valori della donazione. Quindi diventiamo tutti donatori.